Questa penso sia la cucina dei vecchi fornelli. Sale. First one is special zone around facilities of nuclear power plant. Second sub-zone is 10 kilometers exclusion zone. Place is still contaminated with radiation. People don't stay there even for night. They just work in 10 kilometers exclusion zone. Tourists and workers stay overnight in 30 kilometers exclusion zone, third sub-zone. How many workers there are now? Sorry, maybe you say before. Nuclear power plant. Yes. It depends on the day and month, because there are a lot of company work for Chernobyl nuclear power plants. A lot of contractors. Maybe more than 1,000, between 1,000 and 2,000 people work. It does not produce any electricity now. It stopped production of electricity in millennium, just nearly 20 years ago, 19 years ago. In questo momento ci stiamo dirigendo verso Chernobyl da Kiev. La nostra guida ci ha spiegato un po' di cose, ci ha avvisato un po' sulle precauzioni da mantenere. Difatti è consigliato avere praticamente quasi tutto il corpo, tutta la pelle coperta, a parte ovviamente il viso e le mani. Il nostro viaggio, la nostra avventura durerà 2 giorni. Infatti oggi visiteremo gran parte della città di Chernobyl per proseguire domani, e alloggeremo in un piccolo ostello, da quel che ho capito. In questo momento il livello di radiazioni è abbastanza normale, non è elevato, infatti in qualsiasi posto troveremo delle radiazioni simili. Considerate che ci troviamo all'incirca a un quarto d'ora dall'ingresso nella zona di sicurezza, quindi è ancora abbastanza normale. Adesso è 0:12. In questo momento ci troviamo al checkpoint qua dietro. In teoria non potrei filmare assolutamente niente, infatti non filmo, cioè filmerò il meno possibile. Ora ci controlleranno i passaporti, vedranno che siamo in regola e incominceremo effettivamente il nostro tour. Ora qui fuori ci sono un po' di bancarelle per i souvenir che rendono un po' l'atmosfera, ricorda molto Fallout a dire il vero. Ora ci troviamo di fronte al checkpoint, il livello di radiazioni è ancora abbastanza basso e vedo già i primi cani. Ma guardate che tenerelli che sono, vorrei coccolarlo tutto, però poi perderò le dita. Anche se Sergei, la nostra guida, ci ha detto che non sono particolarmente pericolosi, ma ha detto di non toccarli, ci ha consigliato di non toccarli. This is Chernobyl exclusion zone. Its surface is 2,600 square kilometers. It's huge. Red one is 10 kilometers exclusion zone, and yellow one is 30 kilometers exclusion zone. So now we're here, checkpoint Detyatki. Checkpoint Detyatki. We'll travel this with first stop in Zalisa village. We'll not spend much time there. Because of tomorrow we'll explore a lot of villages, and we'll visit Chernobyl 2, secret military town. It's a very expressive place with huge antenna. Sono veramente eccitato per questa nostra avventura. Oggi visiteremo Pripyat, è un piccolo villaggetto da quello che ho capito. Cose molto fighe, comunque ve le mostrerò durante questo video, e domani vedremo. And now we're heading to Monument Second World War. It's a magazine. magazine. Magazine is Russian and Ukrainian shop. Free time.
with a dancing floor, library, cinema and so on. Questo qua è un vecchio teatro e ci diceva la nostra guida che la scritta qua sopra in poche parole ci ha detto lunga vita comunismo. Questo inneggia la grandezza del comunismo. In teoria non potremmo neanche stare qua dentro. Questo qua è un vecchio edificio pubblico di questo piccolo villaggio che stiamo visitando. E ora il livello di radiazioni, a dire il vero, è 0,15, quindi ok, la nostra guida ci sta dicendo ah belli muovetevi che abbiamo tanto altro da guardare. In questo villaggio qua vivevano 300 persone e si chiamava Zalicia. Ne hanno costruito uno nuovo a 18 km da qui che si chiama New Zalicia, nuova Zalicia, e principalmente la gente che viveva qua viveva di agricoltura. Questo qua è un monumento e da qui ragazzi si entra a Chernobyl. Ci diceva la nostra guida che vedete spesso vedremo queste tubature in giro per Chernobyl perché furono costruite dopo il disastro per non smuovere la terra radioattiva e tenere sotto i tubi sottoterra. Li facevano praticamente a vista. Questi qua trasportano acqua calda, acqua fredda e quant'altro. Ragazzi, questi qua sono i robot che hanno utilizzato per rimuovere la graffite, cioè il materiale radioattivo dal tetto del nucleo quando è esploso. Calcolate che ci sono tantissimi robot come robot giapponesi. Questo qua è un rover lunare, alcuni sono tedeschi e in realtà non hanno funzionato per molto perché il livello di radiazioni era talmente elevato che non funzionavano, poi hanno dovuto usare le persone per rimuovere il tutto. Вот если рассмотреть, как шла ликвидация последствий аварии, четко наводит на мысль о том, что в стране должна быть организация с хорошим научными, которые могут с хорошей своей базой полегче. Вот, пошли. Даша, за меня не свети спину, вот так. Сделал крепкий завал. Аккуратно, аккуратно. Sto controllando il livello di radiazioni nelle ruote. Siamo ufficialmente nella zona più contaminata di Chernobyl. La nostra guida ci diceva anche che ci sono 3 tipi di radiazioni, alfa, beta e gamma. Da quel che ho capito le radiazioni gamma sono le più pericolose e ci ha detto che ci sono molte radiazioni alfa e beta ma non creano problemi sulla pelle esterna, ma all'interno creerebbero molti problemi. Per esempio, infatti non si può bere all'aria aperta, fumare o mangiare perché andremo a ingerire queste radiazioni e dall'interno creerebbero molti problemi, quindi è assolutamente vietato fumare, mangiare e bere all'esterno. Impressionante, cavolo. Si vede l'antenna, è enorme.
Ora magari qua non si vede molto dagli alberi, ma è gigantesca. Adesso salita, siamo a 0,20. Beh, neanche altissima, siamo ancora accettabile. Levels are not dangerous. And now there are all the people in Ukraine divided into 3 categories. So first category, they're just civilians. Those who have not any relations to nuclear science or to nuclear industry, they have annual limit 1,000 microsieverts a year. 1,000 microsieverts like this. Sometimes related with nuclear particles, radiation. For example, guides. We have annual limits 2,000 microsieverts or 2 millisieverts. And people who work at nuclear power plants and maybe some storages of radioactive materials, they have annual limits 20 millisieverts or 20,000 microsieverts. They limit have people who work at nuclear power plants. It is 100 microsieverts. 100 microsieverts. Qua è un'area dove solitamente non si può entrare quando nevica, o secondo me anche quando piove, perché il ghiaccio, comunque l'acqua, è un grande conduttore, un grande diciamo mezzo di trasporto per le radiazioni, e quindi non si potrebbe entrare. E sto vedendo l'antenna, è veramente impressionante. This part is tallest part is 150 meters tall, while other is 100 meters tall, and its length 750 meters. Wow! Nearly 1 kilometer. Ragazzi, è alta 150 metri ed è lunga 750. È quasi 1 chilometro di antenna. A quanto pare questa qua in realtà non è proprio un'antenna, ma è un ricevitore. L'antenna vera e propria, come ci spiegava prima lui, si trova un po' più lontano da qui e il nome è Duga, però ne ha tanti altri, Chernobyl 2 e l'occhio di mosca. Negli anni l'hanno sempre modificata e da quello che ho capito non è mai stata terminata completamente. Praticamente questo edificio è quello che diciamo alimenta l'antenna ed è lungo tanto quanto l'antenna stessa. Andiamo a vedere da dentro. Cavolo, purtroppo non ho la torcia. Diciamo struttura dove veniva scaldata l'acqua, perché qua in Ucraina fa veramente molto freddo durante l'inverno. Questa è la stazione dei pompieri e molto probabilmente, da quel che ho capito, ci mostrerà l'interno. Watch your step, please. This is fire station. This classroom for firefighters. This is team house. This is this building where we are now. Living apartment building, kindergarten, school, club is over there. So 2 hostels, and in the corner you can see another one antenna. Its name was Circle. It was for monitoring of atmosphere.
Una vecchia cartina. Nel prossimo video di Chernobyl proviamo a vedere se funziona. Madonna, funziona ancora. Guardate che spettacolo. Guardate.